C'è una regione di mondo di cui non si parla mai, che però è cruciale per le rotte migratorie verso l'Europa, che è il Sahel, quindi tutta la regione che va dal Senegal fino al Sudan, Senegal, Costa d'Avorio, Ghana, Benin, Togo, Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, Nigeria e appunto Sudan, quella roba lì, che è l'epicentro del jihadismo globale, specialmente nel nord della Nigeria, nel sud del Chad con Boko Haram e con l'ISIS e gruppi legati ad Al-Qaeda nel Mali, Niger e Burkina Faso. Per ora il Senegal, Costa d'Avorio, il Togo, il Ghana restano abbastanza tranquilli, ci sono incursioni nel nord da parte di questi gruppi, ma le zone a sud che sono quelle costiere dove ci sono i porti sono ancora abbastanza tranquille, anche perché sono paesi che hanno istituzioni forti. Però comunque c'è il rischio che questi jihadisti riescano a entrare nelle istituzioni e a mettere sotto pressione i governi, però è difficile che arrivino a controllare i porti per fare commercio. E anche nel nord è difficile, perché ci sono Marocco, Algeria, insomma, la Libia che non è stabile, però comunque nelle zone a nord ci pieno di interessi delle potenze, l'Egitto sono paesi stabili, quindi è comunque difficile che riescano a espandersi oltre il Sahel, che però è una regione molto povera, perché Niger, Burkina Faso e Mali, ma anche la Nigeria, sono paesi che hanno nel sud i loro centri economici e politici, dove ci sono i terreni fertili, e invece nel nord, dove ci sono i beduini, i nomadi del deserto, non ci sono praticamente nessun servizio, non c'è economia, non c'è nulla, e quindi è facile per i jihadisti andare lì a reclutare le persone, che vivono come $1 al giorno e sono le più povere del mondo. I jihadisti amministrano le città piccole, amministrano la giustizia, amministrano le tasse, fanno incursioni nel sud, e il tutto è iniziato nel 2012, quando Gheddafi aveva a combattere al suo fianco i beduini, i Tuareg, e quando è stato deposto Gheddafi dai bombardamenti della NATO, i Tuareg sono scesi in Mali, hanno preso le armi libiche e si sono messi a combattere per la liberazione dell'Azawad, cioè del territorio dei beduini nel nord del Mali. Il Mali non era pronto, i beduini hanno conquistato tutto, sono collusi con l'ISIS, poi è arrivata la Francia, ha bombardato e ha ripreso il controllo delle principali città, ma il resto, il deserto, il centro e il nord dei paesi, al di fuori delle città, rimaneva in mano ai jihadisti. E questo è accaduto anche nel 2026, quest'anno. Ad aprile in Mali i Tuareg con i jihadisti hanno fatto delle avanzate riconquistando Kidal, Gao e Timbuktu, cioè le città principali del nord del Mali. Mentre in Niger e Burkina Faso le giunte riescono a controllare ancora le principali città, ma tutto il resto no. Le giunte sono salite al potere negli anni 2020 dopo i governi più o meno democratici eletti che sono venuti dalla Francia, e queste giunte hanno cacciato la Francia, ritenuta non adeguata a combattere i jihadisti, ma si sono affidate alla Russia e alla Wagner, che si è dimostrata altrettanto inaffidabile.